Benvenuti, bentornati nel mio canale. Questo video è relativo alla elettrotecnica di base, parlerò delle leggi di Kirchhoff e vedremo cos'è la prima legge, di cosa si tratta, della seconda legge, la legge delle maglie, e poi vedremo una semplice dimostrazione delle leggi e la simulazione dei circuitini che vedete. L'obiettivo non è quello di realizzare degli esercizi con multisim per vedere l'applicazione delle leggi di Kirchhoff e quindi nell'analisi della rete, ma semplicemente introduttiva a cosa sono queste due leggi. Perché è la prima volta che entra nel mio canale, vi invito a seguire elettrotecnica ed elettronica con multisim se siete appassionati a questi argomenti, oppure visitate il resto delle mie playlist dove troverete un mare di informazioni. Ma passiamo a questo semplicissimo esempio. È una data anche estiva, ci sono più di 30 gradi all'esterno e quindi stiamo soffrendo il caldo, non so, forse lo vedrete d'inverno e sentirete meno caldo. Allora, vedremo di cosa si tratta queste due leggi. Innanzitutto vediamo cosa sono i nodi, i rami e le maglie. Nell'analisi delle reti elettriche troviamo nodi, rami e maglie. Cosa sono i nodi? I nodi, come vediamo nella foto, nell'immagine a sinistra, sono punti in cui convergono tre o più conduttori. Qui vediamo entra nel nodo A, poi l'altro è il nodo B, entra la corrente, la corrente e poi si divide in I2 ed I3. Questo è un nodo e quindi possiamo misurare la corrente in questi nodi. Come si dice, tutti i nodi vengono al pettine e quindi alla fine quando vengono al pettine vogliamo sapere cosa è successo nel nodo. Il ramo, che non è quello del lago di Como, anche se è molto più famoso, è il circuito che congiunge due o più nodi. E quindi vediamo nella figura centrale, quello colorato in verde, la parte di ramo che va I2, I1, I2, attraversa la resistenza R2 e poi arriva il Mi. Quindi è quella parte di circuito che congiunge due o più nodi. E poi abbiamo infine la maglia. Mia mamma era bravissima con la maglia, adesso sono pochissime le donne che lavorano a maglia, all'uncinetto. Mia mamma era bravissima, si è persa questa tradizione. Io mi ricordo quando ero piccolino, dovevo aiutarla a tenere il gomitolo in mano, una roba che mi ha segnato per la vita. E cos'è questa maglia in questo caso? È il percorso chiuso composto da più rami, e quindi in pratica è tutto l'albero. Quindi parte da A, come vediamo la terza, tutto colorato in blu, attraversa R2, passa dal nodo B, R3, I3 e quindi ritorna A. Questa sarebbe la maglia. Poi dipende, ci sono maglie di diversa misura, c'è la maglia XL, S, XS. Passiamo al primo principio di Kirchhoff o dei nodi. Di cosa si tratta? Questa legge ci dice che la somma dell'intensità di correnti entranti, quindi I1 in questo caso, vediamo sulla sinistra, immagine di sinistra, è sempre uguale alla somma dell'intensità delle correnti uscenti. Entra I con 1, ovviamente si divide nei due rami, quello sopra incontra una resistenza R2 e quello sotto incontra la resistenza R3. Ovviamente, essendoci delle resistenze, la corrente per la legge di Ohm V uguale R per I, quindi I dipende dalla resistenza. E naturalmente l'intensità di corrente in ingresso I sarà I2 e I3. Alla fine, all'uscita del nodo B, avremo di nuovo, non essendoci nessuna resistenza, avremo di nuovo I con 1. Quindi questa legge è valida per tutti i nodi ed è la conservazione della carica elettrica. Qui infatti vediamo I1 è uguale a I2 più I3. Nell'immagine di destra abbiamo messo dei numeri, abbiamo nel senso plurale maiestatis 500 mA che vengono del corrente, viene dal generatore, 500 mA, ecco che si divide il primo nodo, mettiamo che sia quello A, si divide in base alla resistenza in 200 mA, 180 mA, 120 mA, ma ovviamente al nodo B quando si ricongiungono tutte e tre le intensità di corrente ritornano 500 mA e quindi ritornano di nuovo al generatore. Se non valesse la prima legge di Kirchhoff, significherebbe dire che alcuni elettroni attraversando il nodo dovrebbero sparire. Questo sarebbe
meglio del mago Forest, oppure dovrebbero apparire dal nulla, ma questo è impossibile. Per quale motivo? Perché in un circuito chiuso la carica elettrica e quindi il numero degli elettroni, che è questo che porta la corrente in uscita dal generatore, è conservata. Se escono adesso, spariamo un numero, 1000 elettroni, non è che attraverso il condotto ci sono delle perdite di carica e quindi ne arrivano 900, assolutamente. Se ne escono 1000 elettroni, per così dire, 1000 devono rientrare, quindi 500 mA e 500 mA devono rientrare, proprio per la legge della conservazione della carica elettrica. Non c'è modo che gli elettroni possano scomparire od essere creati. Prima legge, spero che sia stato sufficientemente chiaro. Passiamo al secondo principio di Kirchhoff, quella delle maglie. In questo caso non parliamo di corrente, ma parliamo di forza elettromotrice presenti nei rami di una maglia. È uguale alla somma algebrica delle differenze di potenziale ai capi dei resistori situati nei rami della maglia. Complicato a scriverlo e leggerlo, in pratica cosa significa? Significa che la somma delle cadute di tensione su ogni componente, su ogni resistore all'interno è uguale alla somma dei generatori di tensione presenti nella maglia. Quindi V è uguale alla tensione che ci sarà in V1, in V2 e V3. Mettiamo esempio, qui abbiamo 24 volt, la corrente attraversa il primo resistore. Se andiamo a misurare la caduta di potenziale, quindi che tensione c'è tra R1, mettiamo che sia 11 volt. Ovviamente incontra un altro resistore, se questo resistore ha una misura diversa dal primo, mettiamo che ci sia una differenza di potenziale di 8, quindi 11, 8 fa 19, non ci sarebbe nemmeno bisogno di misurare questa. Se la misurassimo, questa sarebbe 5 volte, perché ovviamente se questa viene suddivisa da 3 resistori, se conosco la prima e due, conosco anche la terza. 11, 8 fa 19 e 5, 24. Questo è il secondo principio di Kirchhoff. È stata veramente una cosa complicatissima, perché ovviamente quello che entra è quello che poi deve ritornare in tensione. È come se avessi una tubazione con un flusso liquido con un liquido che attraversa questa tubazione, e lungo questa tubazione avessi tre fori di diametro diverso. Ovviamente nel primo perderei più liquido, nel secondo un po' più di liquido, nel terzo un po' più di liquido, ma se vado a raccogliere tutto questo liquido, alla fine deve essere uguale a quello che ha attraversato la conduttura. Non so se l'esempio sia stato azzeccato, ma comunque, visto il caldo, ho pensato al liquido ed è quello che mi è venuto. Comunque, per ripetere, la tensione in uscita dal generatore di tensione, se incontra delle varie resistenze, avrà delle cadute di tensione e quindi ognuno avrà una misura di differenza di potenziale. Sommando le differenze delle tensioni delle 3, 4, 120, quelle che siano, tensioni, dovranno nell'insieme la loro somma dare lo stesso valore della tensione che è prodotta dal generatore di tensione. Bene, ma passiamo direttamente su FluidSim per vedere adesso la dimostrazione di queste due leggi. Ed eccomi nel software Multisim per la creazione degli schemi dei circuiti elettrici e della simulazione. Bene, andiamo a prendere i componenti che ci servono per la prima legge di Kirchhoff. Vado qui, componenti, vado a prendere le sorgenti, prendo questo qua, a corrente continua, power source, e ovviamente mi serve anche un ground. Poi mettiamo 3 resistenze, quindi vado a trovarle su tutti i componenti di base. Ad un certo punto trovo resistori, capacitori, induttori, ecco qui le resistenze. Ne prendo 3 uguali, poi i valori posso cambiarli quando
anche dopo non è... Ecco. Bene, adesso devo andare a sistemare un po' i miei. Questo qui invece di 12 facciamo che sia un 24 volt. Ah sì, come hai fatto? Gli clicco sopra e si apre la finestra delle proprietà e qui dove c'è scritto voltage metto 24 volt. Adesso questo qua devo collegarlo alle varie resistenze. Però siccome voglio misurare l'intensità, la corrente che attraversa il circuito con le varie resistenze, devo andare a prendere, o prendo questo oggettino qua, che è un multimetro, e posso farlo diventare un misuratore, un amperometro, per misurare quindi l'intensità di corrente, un voltmetro, un voltometro per misurare tensione, oppure per misurare la resistenza, oppure per misurare i decibel in corrente alternata e in corrente continua. Ma preferisco per questo esempio andare a prendere invece gli oggetti su Place Component, non su Basic, ma su indicatori. Indicatori, vedete, voltometri, ammeter, che sono i miei per misurare l'intensità di corrente. Ecco, ne prendo questo qua, 1, tanto ormai il software è stato pagato, perciò lo sfruttiamo, prendiamo tutti quelli che possiamo, tanto il prezzo rimane uguale. Ma quanti ne prendi? Dai, adesso lo vediamo. Basta così, close. E voglio innanzitutto lo porto sul mio amperometro per sapere che corrente, l'intensità di corrente che arriva dal mio generatore. Vado a collegare, anzi, ho fatto un po' di confusione per farvi vedere il nodo. Ecco, il nodo facciamo che sia questo qua. Ma sei sicuro che è un nodo? Eh sì. Adesso eccolo, lo portiamo qua. Eccolo, è lui il nodo. Questo è il mio nodo A. Metto i miei 3 amperometri sulla linea dopo la resistenza, perché ovviamente dopo la resistenza l'intensità di corrente è diminuita, perché ha incontrato l'opposizione della resistenza. La resistenza, esatto, eccola qua. Bene. Adesso, questo lo mi porto a questo amperometro per quale motivo? Perché voglio vedere la tensione in uscita dal mio nodo B. Quindi io ho qua, qui ho B, qui è la mia intensità di corrente in entrata, qui è la mia intensità di corrente in uscita, che ovviamente deve andare qua giù. Ecco, questo è il mio circuitino. Devo semplicemente cambiare le tensioni, cioè le tensioni e le resistenze. Mettiamo che questo qua invece di kilo ohm, che non ci allarghiamo troppo, mettiamo piccole resistenze, 2 ohm. Questo qui facciamo 5, non kilo ohm, ma facciamo semplice, roba leggera. E uno mettiamo 3 ohm, ok? Anzi, prima di prelanciare il programma mi viene un dubbio. Ovviamente l'intensità di corrente qui sarebbe alta perché ho 24 volt ho delle resistenze molto basse, quindi o diminuisco la tensione oppure metto una resistenza qua per abbassare la corrente, ma faccio prima a fare così. Invece di avere, facciamo che siano 5 volt, ok. Bene. Detto questo,
Andiamo in simulazione. Ecco, giustamente qui gli ampere sono alti, le resistenze sono basse. Qua mi dice che ho 5,167, in uscita c'è 5,167. Naturalmente, in base alle resistenze, la corrente, l'intensità di corrente in questo ramo da 5,167 diventa 2,5. Su questo 5 ohm, giustamente V è uguale a R per I, quindi I è V fratto R, 5 diviso 5 diventa 1, non è che ci vuole una scienza. E ovviamente questo 5 diviso 3 viene 1,667. Cosa succede se vado ad aumentare le resistenze? Invece di 3 metto 30, che mi dice che sono in simulazione, quindi lo rilanciamo. Eccolo qua, naturalmente vediamo che i dati si sono aggiornati, ma l'intensità di corrente, la corrente in ingresso, sommando le tre correnti in uscita dai tre resistori, ottengo la stessa intensità di corrente, quindi è stata verificata il primo principio di Kirchhoff, quello relativo ai nodi. Andiamo a vedere adesso quello invece relativo alle maglie. Per fare questo devo un po' scombinare il tutto, quindi intanto lo mettiamo in stop e vado a togliere tutto questo qui e vado a sistemare un attimo, anzi questi non mi servono più, quindi li cancelliamo completamente perché adesso mi servono dei voltmetri. Andiamo a realizzare la nostra rete. Facciamo così per avere una maglia, la mettiamo così, questa la colleghiamo alla prima, questa qui la devo ruotare, ruota 90 gradi in senso orario. Ecco, la mettiamo qui, questo lo spostiamo un attimo in giù, questo lo lasciamo qui, no, non solo R3, solo il testo, ma tutto quanto. Ecco, qui ci siamo costruiti la maglia, mia mamma ci stava molto di più a fare una maglia, ma non aveva multisim. Eccolo qua, c'ho quindi la mia maglia. Vado a cambiare un po' i valori perché invece di avere 5 volt, per vedere meglio i risultati, qua faccio un 30 volt. Aumento, aumento i valori delle resistenze, visto che siamo sui 30 volt, qui metto 10 ohm, guarda. Questo qui la lasciamo a 5 e questa qua la mettiamo a 8, vediamo che succede. Quello che dobbiamo fare, facciamo un po' così, un po' di zoom, questo lo chiudiamo che dà solo fastidio, facciamo un po' di zoom e quello che mi serve sono i miei voltmetri. Trovami un componente, lui va sull'ultima finestra che ho utilizzato, invece di avere gli amperometri o voltometri, e quindi questo qua si posso anche prendere questo. Ecco, metto 1, 2 e 3. Quello verticale come andava? Ah sì, meglio questo. Questo verticale, basta. Questo verticale perché gli ingressi per le connessioni sono più semplici. Ecco, il voltometro va a misurare la tensione prima dell'ingresso nella resistenza e all'uscita della resistenza, quindi misura la differenza di potenziale e misura la tensione che c'è
in quel punto del circuito, così e così. Anzi, prima di mandarlo in simulazione, vado a sistemare questo strumento in maniera diversa. Faccio così, lo tolgo. Place component verticale, ok, non così. Pulsometro orizzontale, HR, ok, prendo questo qua con il, basta, ho esagerato, close, questo qua lo togliamo, con il segno più da questa parte e il segno meno dall'altro. Quindi secondo il secondo principio di Kirchhoff, le tensioni che leggo in questi tre punti devono darmi come somma la tensione generata dal generatore. Andiamo a vedere se è così. 13, questo 6, questo 10 e questo sì, ci fidiamo che sono 30 volt. Ma se proprio non vi fidate possiamo usare la nostra calcolatrice, che è una calcolatrice che ho comprato ad Hollywood, quindi si chiama calcolatrice. Lo so che è una stupidaggine, ma sto caldo mi fa dire delle cose che non proprio intelligentissime. Eccolo qua. È caldo anche la calcolatrice. Troppo. Vediamo se si decide a aprirsi. Eccola qua. Allora, 13,043 più 6,522 10,435. Ah, incredibile, 30 volte. Così abbiamo visto, abbiamo confermato anche la seconda legge di Kirchhoff, il secondo principio di Kirchhoff. Mi fermo qui, l'obiettivo non era quello di far vedere in che modo possiamo usare i principi di Kirchhoff, lo dico ancora, per l'analisi delle reti, ma semplicemente vedere l'introduzione a cos'è i principi, questi due principi, e in che modo sono dimostrati attraverso multisim. Spero che il video sia di vostro gradimento. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al mio canale dove oltre a queste cose semplicissime trovate moltissime altre cose, soprattutto per quanto riguarda l'automazione industriale. Grazie e al prossimo video.